Ciao a tutti e benvenuti in questo corso dedicato alla coniugazione dei verbi. In questo corso specifico ci occupiamo di due verbi molto importanti. Per il video di adesso però concentriamoci sul presente e voglio indicarvi come si formano i presenti del verbo essere e il verbo esserci. Sono due verbi, come dicevo, fondamentali e le loro coniugazioni sono un po' irregolari. Le coniugazioni di verbo essere e avere sono irregolari perché c'è una ragione. Perché questi verbi sono stati usati da milioni di persone per secoli. Quindi è normale che nella storia della lingua proprio questi verbi, i più usati, abbiano delle forme irregolari. Partiamo subito però vedendo qual è la coniugazione del verbo essere. Io, prima persona, sono. Io sono. Tu, seconda persona, sei. Tu sei. Lui, inteso come terza persona maschile, è. Lui è. Lei, come terza persona femminile, è. Lei è. Noi, che è la prima persona plurale, siamo. Noi siamo. Voi, come seconda persona plurale, siete. Voi siete. E per finire, loro, terza persona plurale, loro sono. Come vedete, facciamo una distinzione di genere, cioè distinguiamo tra maschile e femminile alla terza persona singolare, ma alla terza persona plurale non facciamo distinzioni di genere. Loro è valido sia per loro uomini che loro donne. Il verbo essere lo usiamo per tantissime funzioni. Ecco alcune fra le principali. Il verbo essere lo usiamo per descrivere. Ad esempio, il gatto è nero. Oppure noi siamo studenti di italiano. Il verbo essere lo usiamo anche per indicare l'origine o la provenienza. Ad esempio, Marisa è di Catania in Sicilia. Mary è di Boston. Voi siete di Londra. Ancora il verbo essere lo usiamo per indicare la professione, il mestiere che qualcuno fa. John è avvocato. Loro sono impiegati. Un altro uso molto frequente del verbo essere è per indicare uno stato fisico o psicologico. Ad esempio, Paolo è triste o Maria è affamata. Molto simile al verbo essere esiste un altro verbo, molto simile ma che indica qualcosa di un po' diverso. Il verbo esserci è il verbo essere ma con un pronome attaccato alla fine, ci, esserci. E questo verbo lo troviamo esclusivamente in due forme. La prima, c'è, e la seconda, ci sono. Queste due forme del verbo esserci indicano la presenza di qualcosa e queste due forme si usano in maniera molto precisa. Usiamo c'è quando è seguito da un nome singolare e usiamo ci sono quando è seguito da un nome plurale. Ad esempio, in questa stanza c'è una sedia. In questa stanza ci sono
molti libri.